Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi parlerò della mia esperienza con la M100S. Ricordatevi però che tutte le cose che vi dico in questo video o la maggior parte sono pareri personali, quindi soggettivi. Qualcosa che va bene a me magari potrebbe essere che non vada bene a voi. Vi invito ad iscrivervi al canale anche per portare video sempre più di qualità e qualche collaborazione. Questa bici mi piace tantissimo e vi elencherò i difetti che ho riscontrato per me e poi vi parlerò dei tanti pregi che ha questa bici. Innanzitutto, quando si blocca sia forcella che ammortizzatore crea molto bobbing quando si spinge sui pedali, quindi se dovete fare salite molto difficili e non siete allenati come me vi troverete molto in difficoltà. Il secondo problema che ho riscontrato è che questo cavo, che è del deragliatore, era stato un po' troppo tirato e quindi non aveva tutto questo gioco, e quando ammortizzava il carro posteriore fino ad arrivare a fine escursione o quasi, tirava il deragliatore e non mi scendeva più il deragliatore. Quindi attenzione, questo cavo va lasciato così bello largo perché causa escursione del carro, bisogna farlo lavorare. Cambiare subito i pedali perché i pedali classici sono in plastica come in tutte le biciclette di serie. Come detto nel video in precedenza, il reggiseno telescopico era da regolare. Altra cosa che vi ho detto in precedenza, il video potete trovarlo qua sopra, ho cambiato il verso dell'ammortizzatore e rovesciandolo è tutto libero qua sotto e si riesce ad andare meglio. Secondo me è più comodo avercelo così piuttosto che qua sopra in mezzo al telaio. In moltissimi mi hanno chiesto qual è la pressione da applicare sull'ammortizzatore perché non c'è la tabella. Ho letto in vari forum che consigliano di moltiplicare la pressione rispetto alla forcella. Sbagliatissimo. La stessa pressione di base della forcella va messa anche nell'ammortizzatore. Ricordo che però la pressione negli ammortizzatori è molto soggettiva, quindi regolateli di base quando andate a ritirarlo in negozio se l'acquistate e dopo lavorateci sul setting. Inoltre, considerando che l'ammortizzatore è ad aria, bisogna controllarlo ogni tanto. Vi consiglio di acquistare una pompetta tipo questa, ma anche RockShox ne fanno di vari modelli. Io ho acquistato questa della Between, è pressoché identica a quella di RockShox. Questo perché bisogna monitorare la pressione dei pneumatici come quelle degli ammortizzatori ad aria. Questo strumento è anche comodo per leggere la pressione ottimale dei nostri ammortizzatori e mantenerla. Ci tenevo a precisare questa cosa perché molte persone non lo fanno. Dette queste pecche della bici, passiamo ai lati positivi. I pneumatici sono veramente buoni e questi due tipi secondo me vanno bene per tutti i terreni. Ovviamente se volete qualcosa di più specifico potete sostituirli, ma secondo me per le prime uscite vanno benissimo, che così sentite come si comporta la bici. Mi sono trovato veramente bene in tutti i terreni. La bici l'ho provata in svariati terreni tipo ghiaione, strade bianche, fango, terreni argillosi, erba e chi più ne ha più ne metta, e mi sono trovato veramente bene. Mi ha perso 2 o 3 volte all'anteriore su un unico percorso, ma là era molto fangoso, c'erano tante foglie e quindi tendeva a scivolare. Il reggiseno telescopico, altro elemento fondamentale quando si sale e si scende, con un'unica levetta si riesce ad avere la sella in escursione a 150 mm, quindi super consigliato. Se volete montarlo, montatelo perché vi cambierà completamente la vita. Altra cosa molto comoda è la pipa da 35 con il manubrio da 76, è una cosa fantastica, larghissimo il manubrio, mi sono trovato subito bene e non è una cosa da poco. Altra cosa che non vi ho detto nel video precedente è la possibilità di passare da camera d'aria a tubeless solo cambiando la valvola e mettendoci il lattice, perché sia i copertoni che il cerchio sono predisposti per tubeless ready. Se avete qualsiasi domanda scrivetela pure nei commenti, risponderò il prima possibile. Inoltre ho chiesto in un video precedente se volevate un confronto tra AM100S ed XC100S.
Fatemelo sapere anche in questo video. Le due bici si assomigliano ma sono molto differenti. Spero che il video vi sia piaciuto e ti invito ad iscriverti al canale per non perdere i prossimi video, e se ti va seguimi anche su Instagram, che metto ogni tanto qualche anticipazione dei video che usciranno sul canale.